Ma sembra una chiamata. Ragazzi, sveglia di me. Abbiamo avuto per 5 minuti. Però magari è pulito un po' il mare. I pannelli, spero di aver pulito i pannelli. Forza e coraggio. Bella giornata oggi. Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi portiamo in una giornata tipo della nostra vita in van a Lanzarote. Il tuo giorno fortunato. Fa fame per una settimana. Vuoi caffè? Sì. Una napoletana di cioccolate oggi. Però l'impressione fa più caldino di ieri. Anche se ha piovuto stamattina. No, fa più caldino. Cioè io vorrei sempre iniziare col computer carico. Poi sempre scarico. Ed è sempre scarico. Beh, svegliarsi a quest'ora che non c'è un vento, non è neanche caldo. Bellissimo. Pantaloncini. Allora, se io a colazione mangio, devo mangiare. Ovetto fritto. Così, No. cioè deve essere un pranzo a colazione. Ma non lo fai Se mai. mangio tipo il caffettino e quello, mi urta sempre. Però lo fai. Perché il caffè ti aiuta. L'immersione è bellissima perché hai sempre tutto bello pulito. Ma è sempre Poi là- tutto bello poi è sporco. sempre tutto umido. Hai i capelli di una nonna che si cotona di nuovo. Ho fatto come la vicina di casa che dal secondo piano ci scuoteva tutte le cose sopra la nostra camera da letto. One eternity later. Montiamo baracca, se sono fatte l'una. Lo zaino, il formaggio. Facciamo uova, avocado e formaggio, a posto. Perché a Lanzarote ci sono formaggi fantastici. Dobbiamo fare il pieno assolutamente prima di lasciare Lanzarote. Tutti di capra. Se non vi piace il formaggio di capra siete fregati. Sì, però in pochissimi fanno veramente l'escursione. Certo. Cioè, vanno a farsi 500 metri che c'è la vista bella là sulla scogliera. C'è una spiaggia Tornano indietro. pazzesca a 4 km da qui. No, meno. Ci meno. arriva al 10% delle persone. Ma meno di 4 km perché in realtà si arriva al parco del Timanfaya camminando 1 chilometro, poi dopo poco devi fare giusto una deviazione, saranno malapena 2 km, ma il 90% praticamente non ci va. Però tendenzialmente qua è pieno di tedeschi e inglesi, 90% praticamente dei turisti. Tra l'altro, se vi piacciono i trekking, mi raccomando andate a vedere qui sotto il link dei trekking più belli da fare a Lanzarote. Sono trekking veramente molto semplici. I trekking sono abbastanza facili, cioè più facili che difficili diciamo. Comunque tutto scritto e potete anche farne soltanto un paio e vi danno già una bella idea di come è figo camminare qui in mezzo ai vulcani, perché è veramente bello. Sono una maglietta bianca. Guarda, molto bellino. Cosa vuoi combinare? Oh. Ma neanche che è andata Boh, giù. ma non lo mettere! Acqua. I nostri pranzi sono sempre più veloci. No, la verità non è che abbiamo poco tempo. Abbiamo poche cose in frigo anche. La verità è che non c'è un cazzo in frigo. No, però avremmo potuto fare la pasta. Però non volevamo stare mezz'ora ancora. Oggi però faremo una cosa carina, dai. Oggi faremo una cosa così carina.
Cioè, speriamo di riuscire a farlo in realtà, perché Gli ingredienti sono latte di mandorle, yogurt senza lattosio, frutti di bosca, banana estera e banana locale. stai parlando svedese. Sì. Quindi procediamo nella seguente maniera. Lecchi il coperchio. La banana sta a morire. Fa vedere bene questo platano rojo. Questo è una banana. È un platano. Beh, loro lo chiamano platano. Sì, ma spiega bene cos'è. È una banana un po' particolare. Si chiama platano rojo o banano rojo in Latino America. Ha le sue particolarità, ecco, nel senso che la buccia è totalmente rossa, dentro è molto più giallo e ha una consistenza un po' più diversa. Più dolce. Cioè, sì, è più dolce ma è più dura, Più pastosa. più pastosa, bravissima. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vai, non c'è nessuno. Oh. Mi lasci qui? Sì. E il golfo è molto molto carino. È pieno di ristoranti, sproporzionatamente ricco di ristoranti per quanto è piccolo il paese. Sì, un botto di ristoranti dove mangiare pesce. E oggi, che è di nuovo una meravigliosa giornata, sono tutti pieni. Ma noi non siamo qui. A few inches later. Questa è una delle strade più belle di Lanzarote, quella che porta al Parque Timanfaya. Mi sembra sia la LZ7. Questa è Iaisa, che insieme ad Aria è una delle poche zone dove arriva abbastanza umidità per la crescita delle palme, una sorta di oasi. E di qui di lato è tutta lava solidificata proprio. È pazzesca quest'isola, bellissima. Eccolo il simbolo, quello di Lanzarote, e entriamo ufficialmente nel Parque Nazionale Timanfaya, ma in realtà non è ancora la zona del parco, è proibita, ed è qui che vi vogliamo portare oggi. La vista già dalla strada è qualcosa di pazzesco. I colori. Il Parque Nazionale del Timanfaya è il parco creato dalle eruzioni che sono vulcaniche, che sono iniziate nel 1730 e sono finite nel 1736. È importante capire che sono effettivamente delle eruzioni vulcaniche super recenti, e per chi studia vulcani e geologia sicuramente Lanzarote è uno dei posti più incredibili sicuramente in Europa, ma anche nel mondo, per vedere gli effetti di un vulcano e le conseguenze, perché noi stiamo letteralmente guidando in mezzo alla lava. Una figata senza paragone. Qua si può vedere un cratere proprio lungo la strada. Questo è un cratere, una caldera, cioè praticamente a 10 metri dalla strada. Cioè, capisci che tu poi dici voglio continuare a lavorare? No, voglio uscire, voglio vedere tutto questo. Quando si può si fa, quando non si può non si fa, ma oggi si poteva, quindi. Son 2 kilómetros, llegamos al parking, justo ahí ya te van indicando los pasos a seguir. Bueno, muchas gracias. Ciao, grazie, hasta luego. Abbiamo comprato i biglietti, 20 euro per entrare. Online non si capisce niente, se dovete venirci comprare direttamente il biglietto il giorno che venite, senza comprarlo prima online, perché obiettivamente non si può comprare online. Però, figata pazzesca. Allora, non siamo molto contenti dell'idea che dobbiamo girare dentro il parco, dentro un autobus con i vetri che neanche si possono abbassare, tra l'altro oscurati. Però Questo c'è. È l'unico modo. Volevamo per prenotare il entrare. trekking, ma è pieno fino a maggio, giugno. Ma In realtà non ci sono lo so, posti. secondo me è chiuso e basta. Ci hanno detto che probabilmente chi vive qui ci ha detto probabilmente non hanno il personale, perché questi trekking sono di massimo 10 persone, quindi ci sta come idea che non riescano a sostenere il numero di richieste, quindi mettono direttamente sold out. Praticamente
siamo letteralmente negli unici 2 metri di larghezza in cui si può passare. Cioè, già solo questi 2 chilometri di strada valgono 20 euro. Mamma mia, ma poi non è tanto 20 euro. Calcolando che Cesar Marri che costa 10 euro a casa. Sì, lì già ci stanno lucrando sopra e non va Qui bene. mi sembra giusto comunque. Questi sono i pullman. Siamo solo più noi praticamente. Sì. Noi siamo gli ultimi. Vabbè, però ci possiamo allargare. La zona del Parque Nacional del Timanfaya che ora visitate nel sud-oeste della isola. Guarda quello. Aktive Insekten und von mikroskopisch kleinen Partikeln. È bellissimo comunque, cioè ne vale tutta la pena anche se siamo in pullman. Bello, veramente figo, pazzesco. Stiamo guidando in mezzo ai vulcani. Usciti dal pullman si può stare qui al centro dove c'è il ristorante, il negozio di souvenir, fanno diciamo, l'esperimento per far vedere quanto è caldo il terreno in questa zona e poi potete fare tutte le foto che volete a questi vulcani pazzeschi. Tantissimi, tantissimi vulcani. Solo nell'isola di Lanzarote ci sono circa 140 vulcani e per farvi capire la differenza a Fuerteventura sono circa 20, quindi se vi piacciono i vulcani Lanzarote è proprio una figata. Da qui esce un caldo pazzesco. Infatti quando metterete le foto del Timanfaya, del Parco Nazionale, vi escono certe immagini che grigliano la carne qui per il ristorante, ma... Ma davvero? Sì, sì. E quindi io dicevo, ma che c'entra il Timanfaya con la carne alla griglia? Ed è che qua... Mamma mia, qua è un buco naturale Sì, sì. del... Figo, eh? Io non lo sapevo che ancora c'erano delle zone dove era così caldo. E tra l'altro hanno detto nel percorso sul pullman che le ultime eruzioni non sono state in realtà solo quelle del 1736 ma nel 1824, quindi stiamo parlando di 200 anni fa, cioè è veramente poco a livello geologico. 2 parole, non 2 spicci, ma 2 parole per il tour che abbiamo appena fatto. È una figata, fa senso vedere anche un autobus di 12 metri che si aggira tra tutti i vulcani in una stradina di a malapena 2 metri, è figo. L'unica pecca è che innanzitutto sei chiuso dentro e quindi ci sono i vetri che fanno da riflesso, non puoi neanche fare una foto, un video, non si vede bene. Dovrebbero andare più lenti ed essere tipo quei autobus Oponopov, quelli che stanno a Roma, no? Secondo noi ne vale la pena, cioè se venite qui a Lanzarote e non venite qua, ragazzi dovete venire qua per forza. Quindi secondo noi, nonostante le pecche dell'autobus, vale la pena sì o sì. Ci dirigiamo verso nord per andare a fare cose da van, ovvero svuotare le acque, riempirci di acqua e fare la spesa. Un'altra delle cose che dobbiamo fare oggi È un po' di spesa. è un po' di spesa, quindi siamo al Superdino Sauro. Iperdino. Ah, Iperdinosauro. Quanto sono belle queste carote? Sono tozze. Ma sono di qua? Sì, tutto di Sì, qua. Canaria, Gran Canaria. Tutto di qua. Sì, per quello mi piace Superdino, costa un po' di più, però ne vale la pena. Iperdino, sempre Iperdino. È sempre Dino, stiamo parlando sempre di Dino. C'è tutto. C'è anche la giuca. C'è anche la zucca. In Italia si trova non dappertutto, è difficile. No, solo dagli africani e dal cinese. Allora, abbiamo riempito sto carrellino con frutta, verdura, un po' di dolcini, acqua, pane. Oh, guardate che scalogni grossi, anche questi qua delle isole Canarie. Abbiamo finito di fare la spesa, nel mentre ha piovuto, quindi il tramonto che ci stavamo perdendo
non si sarebbe visto comunque. Vabbè, l'unica cosa positiva è che stavamo per lavare Juanito, adesso che andremo veloci con la velocità, l'acqua si laverà. Adesso non ci resta che abbiamo scaricato l'acqua, per non si poteva caricare lì dove avevamo scaricato, però è lentissimo. Ormai già lo conosciamo perché ci siamo. E quindi abbiamo deciso di soltanto scaricare lì, andare a caricare vicino a dove andremo a dormire. E adesso siamo un po' di corsa perché vorremmo sempre cercare di arrivare nei posti dove dormiamo prima che diventi buio. Oggi è un po' un'eccezione perché ovviamente andiamo a dormire in un posto che già conosciamo, che è facile, di conseguenza anche se ci vediamo col buio. Oh, ma siamo alle Canarie o in Finlandia? Beh, perché qua sono più latini che altro. Sì, sono un botto di luci di Natale. Wow, 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 Arrecife si illumina, ragazzi. Un paio di stacci, tieni. Qua si mette €1 in questa tecnologica macchina. Io faccio acqua così, guarda. Sempre. Praticamente io sempre faccio così quando faccio acqua. Se no l'acqua non si fa bene. Sì, sì. Guardate il nostro filtro dell'acqua ormai è diventato marrone. Quanto rame ha filtrato. Per chi fosse curioso e vorrebbe saperlo, noi abbiamo 110 litri d'acqua e 60 di griglie. Allo Scocotero sei vicino. Ah, volevi andare a dormire allo Scocotero? No, basta pensionati. È un paese dove, è una piccola baia molto bella dove siamo andati almeno a dormire 5 notti e Victor era innamorato di quel posto. Cioè ormai era il preferito di tutti. E poi ci sono anche i vecchietti, che mi sono fatto amico di tutti i vecchietti dell'isola che hanno anche il camper. E loro vanno solo nei weekend, cioè da mercoledì a domenica. Ci hanno detto letteralmente. Sta cosa mi ha sconvolto. Ci ha detto che loro stanno solo nei weekend. Però i weekend iniziano mercoledì. Non so, loro lavorano da lunedì a martedì. Non lavorano, non lavorano nemmeno, però comunque per loro il weekend durano 5 giorni. Later that same evening. Siamo arrivati, adesso sistemiamo la spesa, ci siamo parcheggiati al mare. Siamo parcheggiati ad Arieta, un parcheggio molto bello. Siamo praticamente parcheggiati sulla spiaggia, siamo venuti già qui altre volte ed è perfetto per dove dobbiamo andare domani. Domani andiamo in un altro posto bellissimo, ma non è in questo video, quindi ve lo possiamo anche dire. Andiamo all'Isla Graciosa. Comunque stavamo notando che da Riperdino vendono un botto di prodotti canari, come vi abbiamo detto siamo molto contenti perché riusciamo a contribuire all'economia locale. Si dorme letteralmente nel mare, sul mare, a pochissimi metri dal mare e si può camminare in spiaggia la mattina. Noi apriamo il portellone dietro, possiamo mettere la sedia e fare colazione in spiaggia. È fighissimo. Ovviamente, come sempre, qui alle Canarie, essendoci un pochino di problema con il numero di man che a quanto pare è esagerato, anche se a Lanzarote non l'abbiamo trovato così esagerato, ma forse nell'alta stagione lo è. E ovviamente non ci si può allargare, è comunque un parcheggio, quindi vuol dire non si può aprire il tendalino, non ci si potrebbe insomma molto allargare di lato, però è molto bello comunque. Che ci mangiamo stasera? Ci mangiamo un polletto. Facciamo contorno insalatina? Mi va. Vada per papas arrugadas e Papas polletto arrugadas. scottato. Questa fa male ragazzi, non la usate. Usate questa che è meglio, ti è. Ti piace? Sono le Canarie che incontrano il Giappone. Adesso le patate stanno bollendo. Aspettiamo un'altra mezz'oretta che questo si condisca mentre questo si cucina. No, E Sonia si è fatta la doccia. Preparo la padella. Questa qui è una figata anche perché poi c'è il dosatore schiacciando qui. Però quando si tratta di pulire gli angoli non pulisce un cazzo. Ti dirò. Le patate si sono cotte e adesso scottiamo il pollo.
Brunetto Vespa. Che buona donna. Ma perché ce l'hai quando non riesco? E volte passini. Che c'entra? Niente di cazzare. Papas arrugadas. Ci possiamo mettere un po' di salsa BBQ. Il letto è pronto. Voglio vedere cosa sta facendo Victor, questo non mi manca. Ho sfumato la padella con cui ho scottato il pollo e ci ho messo il vino, un po' di salsa barbecue e adesso faccio una salsetta No, deliziosa. Cosa vogliamo guardare? Una serie, dai. no, mentre mangiamo mettiamo un documentario. Dov'era il documentario? Andiamo a guardare. 2 hours later. Sono le 11:10. Oh, dammi il suono. Scendi? Facciamo un play. Sempre un play, vai. Devo dare un secondo. Ecco qua. Quando fai così, madonna. Sì, tu, madonna. Oh, dai. Ok, tu. Ah! Non avevo mai sbattuto la testa. Appena lei fa un movimento diverso qua, scusa di un patatrack. Un morao gigante. Na 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 na. Na 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 na. Che? La cazzatina. Da che giornata, ragazzi. Sì, è stato molto intenso, però Siamo andati anche sul mercato a cambiare Sì. l'acqua, poi siamo andati là. la pressione sangue che mi faceva. Certo. Ah, è ora di dormire. Niente, ragazzi. Questo video. Oh, alla grazia di un maiale. Questo video arriva alla fine. È arrivata alla fine e anche la nostra energia. Quindi Ma buonanotte. voi avete ancora energia per mettere un bel mi piace, un commento e iscrivervi al canale. Mi raccomando, vi vediamo prima che noi chiudiamo gli occhi. 3. 2, cliccate veloce. Ciao. Ho sbagliato. Ho Spento aspetta. l'acqua. 3, 2, 1.